Cari appassionati delle auto d'epoca e cari nostri amici alfisti, oggi vi presentiamo tanti prodotti per Giulia e Giulietta Spider, ma questo lo vedremo dopo l'intro. Nel video di oggi vi vogliamo presentare tanti prodotti per la vostra Giulia e Giulietta Spider. Per fare questo lascio la parola a Giuseppe che vi spiegherà nel dettaglio i telai, le imbottiture e tanti piccoli accessori necessari per il montaggio della tappezzeria. Salve, abbiamo qui davanti due telai dei sedili della Giulia, in questo caso questi qua alla mia sinistra, e della Giulietta qui alla mia destra. Sostanzialmente sembrano uguali, ma in realtà hanno delle differenze. Come si può vedere, questo qua ha tutti questi ganci, che servono per il fissaggio della tappezzeria, mentre questo qua, che è della versione successiva, è fatto in maniera differente. Vi spiego le differenze sostanziali, soprattutto per quanto riguarda il fissaggio poi della tappezzeria in questo caso. In questo sedile della prima serie, chiamiamolo della Giulietta perché è giusto che si chiami così, c'è tutto intorno un riquadro di legno che in questo caso lo vedete già fatto perché dobbiamo sistemarli per un cliente, perché vengono venduti, ma vengono venduti senza senza questo riquadro di legno, perché viene fatto, ognuno poi dovrà prendersene cura da un falegname e farselo costruire. Questo cornice di legno a cosa serve? Serve per inchiodare la tappezzeria in fase di montaggio e per fissare il cordoncino plastico, quel contorno plastico che si servirà come rifinitura alla fine del lavoro. Questo è fatto sia nella seduta che nello schienale, come si può vedere. La differenza sostanziale tra quelli della prima e della seconda serie è così: questo schienale è fisso, non ha possibilità, ha un'unica posizione, si incastra nell'alloggiamento e va ad inserirsi poi lo schienale tramite queste due linguette, vanno ad inserirsi in questo spazietto dedicato. L'altra versione, ci siamo già un po' più evoluti, hanno un piccolo, diciamo, registro, la posizione può variare leggermente, nel senso che può stare in questo modo o può stare un po' più alta, un po' più reclinata. Questo tramite questi bulloncini che vengono a corredo, si avvitano quando è alla fine, si avvitano qui sopra, a secondo di quando uno avvita o svita questo registro, il telaio naturalmente sta più reclinato o meno reclinato. Il sistema di fissaggio tra i due sedili è sostanziale. Mentre prima abbiamo detto che si inchiodano la tappezzeria, qui a questi telai qua della prima serie vengono inchiodati, nella versione successiva, che come vediamo non ha legno, se non solo ed esclusivamente nella parte inferiore, che in questo caso non vedete perché è un telaio nuovo, diciamo che poi quando verrà utilizzato si provvederà a fare il pezzo di legno che va messo solo nella parte inferiore dello schienale. E come viene fissata la tappezzeria se non si può inchiodare? Viene fissata tramite queste mollettine particolari. Sembra una semplice mollettina, questa è una molletta che ha il suo dentellino che poi servirà per fissare il cordoncino plastico che verrà messo alla fine quando si dovrà rifinire la parte davanti e la parte di dietro, vengono a congiungersi in questo modo. E il sistema di fissaggio, non so se riuscite a vedere, è fatto in questo modo con il dentellino che viene verso l'esterno, perché questo servirà poi per
far presa con il cordoncino plastico che vi mostro è qui davanti. All'interno di questa guarnizione, di questo cordoncino, c'è lo scassetto dove la graffettina poi andrà a fissarsi in questo modo. Fa tutto il giro intorno. Questo cordoncino che ho in mano, ripeto, è della seconda serie e si ha nei colori rosso e nero. Gli unici due colori disponibili sono questi due qua. E questo abbiamo spiegato in grandi linee il sistema di fissaggio. Poi qua non vediamo le cinghie, mentre qua, ripeto, questo è un sedile che è già semi lavorato, sono già fissate. Noi abbiamo pensato di costruire delle cinghie fatte con questi due ganci. Come si fissano? Si deve praticare un foro da 5 mm e mezzo da un lato e dall'altro e si mettono 4 strisce equidistanti uno dall'altro, sia in uno che nell'altro. Queste vengono vendute a kit, diamo un kit che sono già 8 cinghie costruite già in questa maniera e sono pronte da montare. E a tal proposito ricordo il nostro sito che è www.elvezio.com. Andate nella sezione Alfa Romeo, Giulietta e Giulia Spider e trovate questi prodotti che vi stiamo presentando oggi. Ecco, adesso ci rimane l'ultimo, diciamo, l'altro cordoncino plastico che è differente da quello che abbiamo visto prima. Questo è quello della prima serie. Una volta finito, ripeto, che la tappezzeria è montata, questo viene applicato per coprire tutte i chiodini che vengono messi per fissare. Come si fa a fissare questo? Questo si allarga, si inchioda, dopodiché si richiude in questo senso. Non so se riuscite a vedere, questo viene rinchiuso così e non si vedrà più niente, graffetta. non si vedrà il chiodino, la graffetta di fissaggio. Ricordiamo che faremo vedere poi in un video successivo il montaggio della tappezzeria, quindi attualmente stiamo solo introducendo i nostri prodotti. Poi faremo un video per spiegarvi come utilizzare questi prodotti che trovate sul nostro sito www.elvezio.com. Certo, questo bordino si può avere in questa colorazione, così come vediamo, celeste, rossa e poi nera. Questi sono i 3 colori che sono disponibili oggi in commercio. Proseguiamo nella spiegazione di un altro elemento fondamentale per l'assemblaggio del sedile. Parliamo nello specifico dell'imbottitura. Queste imbottiture nello specifico le trovate sul nostro sito che è www.elvezio.com nella sezione Alfa Romeo e nella vettura Giulietta Giulia Spider. Acquistabile in un set per un sedile, quindi vi arrivano lo schienale e la spalliera per un sedile. Se volete se volete 2 sedili, ordinate 2 quantità. Giuseppe vi spiega come arrivano e come vanno poi sistemate sul telaio. Lascio la parola a lui. Ecco, abbiamo visto i particolari del telaio prima e seconda serie, adesso parliamo delle imbottiture. Non hanno versione. Questa imbottitura qua va bene sia alla Giulietta Spider che alla Giulia. In realtà non hanno differenze. Questi vi arriveranno così a casa, come ha già detto Donatella, ma non andranno poi montati in questo senso, perché queste imbottiture, così come erano gli originali, vanno sezionate, vanno divise. Questi 4 pezzi che vediamo così uniti è solo per una comodità che vi arrivano in questo modo, però nel momento in cui vanno montati sul sedile vanno sezionati, perché l'osservazione che fa ognuno di voi quando riceve questo articolo è che sembrano molto più grandi rispetto a quello che è il telaio del sedile, se uno li lasciasse in questo modo. Naturalmente, se lo andiamo a posizionare, come si può vedere, è proprio molto più grande, ma perché è errato fare questo tipo di valutazione. Le imbottiture in realtà andranno sezionate, così come ho già fatto precedentemente
io questa è la parte centrale, questa è la parte anteriore e questi sono i due laterali che andranno posizionati sul telaio una volta messo le cinghie, andranno posizionati in questo senso normalissimo come possiamo vedere, e già ci accorgiamo che vanno già in maniera differente rispetto a quello che potrebbe apparire quando sono tutti interi. Ma questo è un lavoro che di qui a breve vi faremo proprio vedere nell'atto pratico, perché stiamo per realizzare 2 sedili per un cliente e mostreremo man mano le fasi di lavorazione, così proprio per togliere qualsiasi dubbio e aiutare il più possibile la persona che vuole cimentarsi a fare questo lavoro. Guardando questo video tutorial, così come abbiamo fatto con le altre vetture, cerchiamo anche in questo caso di dare una mano a chi si accinge per la prima volta a fare questo tipo di lavorazione. Stesso discorso vale per lo schienale. Naturalmente vi arriva in questo modo intero e andrà sezionato proprio né più e nemmeno, senza preoccuparsi più di tanto, un semplice coltello da cucina e si taglia. Voglio dire, chi è un operatore, adesso non lo faccio con diciamo l'attrezzo professionale, proprio per farvi vedere che non è che uno ha bisogno di un attrezzo speciale per poter fare un lavoro di questo genere, no? Basta una semplicissima lama e vengono sezionati in questo modo. Sì, questo il lato destro, lato sinistro, la parte centrale è quella superiore. È un qualcosa che si può fare proprio senza avere attrezzi speciali, diciamo. E questi sono le imbottiture che, ripeto, spiegheremo più in avanti quando andremo a montare la tappezzeria Ci sarà un video apposito sì. per il montaggio. Proseguiamo adesso con altri prodotti. Continuando, vi mostriamo la tappezzeria. Nello specifico questa è quella che andremo a montare e vedrete poi nel video successivo, e Giuseppe ve la introduce brevemente, dandovi anche qualche dritta sulle differenze tra prima e seconda serie. Allora, questa è la tappezzeria della Giulietta, parliamo di una 1960, ha questi bordini colorati che si contraddistingue poi dall'ultima versione perché spariscono questa colorazione di bordini e viene adottato il sistema tutto in tinta. In questo caso, se fosse stata nera la tappezzeria, anche questi bordini sarebbero stati neri, rossa verrebbe tutta rossa. Questa è già una versione diciamo successiva a quella delle prime serie. La differenza sostanziale tra quella della prima serie e questa versione qua è che intanto vediamo queste cuciture, queste trapuntature della finta della Vipla, e nell'altra versione invece la primissima serie è completamente liscio, come potrebbe essere liscio qua, e poi c'è una sorta di insenatura tra questa parte centrale e la parte laterale, c'ha tipo, chiamiamolo delle tasche, che naturalmente tasche non sono, però c'ha proprio un vuoto, è tipica delle Giuliette prima serie. Questa che ho in mano è lo schienale, si nota poco, c'è questa piccola differenza rispetto alla seduta che è liscia in questo modo, dentro è tutta rifinita con le strisce dove verranno inseriti i ferri per far sì che prenda forma il sedile, che poi vi mostreremo in seguito, ripeto, quando faremo il lavoro a questo cliente che andrà montata la tappezzeria. Vi mostriamo tutte le fasi di lavorazione e in ultimo parliamo della parte retrostante allo schienale. È tipico con questa finta pelle identica a quella liscia, però traforata, hanno la stessa grana, e verrà posizionata alla fine quando è montata la parte anteriore dello schienale. Questo verrà posizionato nella parte dietro dello schienale e il tutto andrà rifinito con quel bordino che vi ho mostrato prima, così non si vedono i sistemi di fissaggio tra la parte davanti dello schienale e la parte posteriore.
Però questo c'è tempo, avremo tempo per mostrarvelo proprio messo in opera quando faremo il video più avanti. Noi vi ricordiamo il nostro sito www.elvezio.com e vi ricordiamo che per questa vettura nello specifico potete scriverci anche qualora voleste effettuate il montaggio presso la nostra sede, lo farebbe Giuseppe. Quindi in quel caso dovreste poi inviarci i vostri telai, o se non li avete potete acquistare i nostri. Per ogni informazione potete scriverci ad info@elvezio.com e telefonarci al numero telefonico che trovate sul nostro sito. Grazie di aver guardato anche oggi il nostro video e alla prossima!